Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere come fare la sostituzione della valvola di sfogo aria dei radiatori. Un'operazione molto semplice per cui non serve né smontare né tantomeno svuotare completamente il termosifone. Ma tutto questo lo vediamo dopo la sigla. Vi auguro come sempre una buona visione. Dunque ragazzi, l'intervento ovviamente lo andiamo a fare su un termosifone montato, ma prima di procedere voglio ricordarvi alcune semplici regole per quanto riguarda il verso dell'avvitatura dei vari componenti. Considerando che questa sia la parte frontale del termosifone, quello che vediamo noi quando è attaccato alla parete, la valvolina, se è montata a destra, la sviteremo dall'alto verso il basso con una 17. Se invece è montata a sinistra del termosifone, la andiamo a svitare dal basso verso l'alto. Una volta svitata, se dobbiamo fare la sostituzione, dobbiamo vedere se il filetto è da 3 ottavi o da mezzo. E per fare questo, con 1 metro andiamo a misurare il diametro del filetto, che è 15 mm, quindi è 3 ottavi. Se fosse stato da 20 mm, era una filettatura da mezzo, ma comunque normalmente le valvoline sono da 3 ottavi. Per quanto riguarda invece la chiusura di valvola e detentore, sia se sono montati a sinistra sia se sono montati a destra, si chiudono sempre in senso orario. La valvola la chiudiamo semplicemente agendo sulla manopola, in questo modo, ben chiuso. Per chiudere il detentore, il rubinetto in basso, bisogna prima svitare il tappino che c'è davanti, che può essere sia in plastica sia in ottone. Qui all'interno possiamo trovare sia una vite a taglio, in quel caso la sviteremo con un cacciavite, o altrimenti, come in questo caso, una vite a brugola. E la andiamo a chiudere sempre in senso orario, così, fino in fondo. Bene ragazzi, ora che vi ho mostrato queste semplici regole, procediamo con l'intervento. Andiamo! Una volta chiuso valvola e detentore, come vi ho fatto vedere prima, prendiamo un contenitore di plastica e lo mettiamo sotto la valvolina e la iniziamo a svitare per far uscire tutta l'acqua. Ecco. Adesso il livello dell'acqua sarà a questo punto, quindi possiamo svitare la valvolina. La svitiamo. Piano piano, tenendo sempre sotto il contenitore. Ok. Aspettiamo che finisce l'acqua. Mettiamo il dito davanti, svuotiamo il contenitore. Ecco qua. Questa è una valvola un po' vecchiotta, è da 3 ottavi, ma ha bisogno della canapa. Invece i modelli che si trovano oggi in commercio hanno già una guarnizione in Teflon. Una volta acquistata quella nuova, la andiamo ad avvitare, stando attenti mentre la avvitiamo che il forellino dove esce l'aria sia rivolto verso il basso. Ecco qui, in basso e leggermente verso di noi. A questo punto andiamo a riaprire soltanto la valvola, il rubinetto superiore, e facciamo uscire l'aria. E infine apriremo il detentore sotto. Daremo una controllata al manometro della caldaia per vedere se la pressione è scesa troppo, ma è uscita talmente poca acqua che non ha subito variazioni. Se invece è scesa un po' troppo, allora agiremo sul rubinetto di carico per ripristinarla. Ora vi do un altro piccolo consiglio: nel caso la valvolina non va sostituita perché è ancora buona, ma perde in questo punto qui, dove è avvitata. La svitiamo come vi ho fatto vedere prima e ci mettiamo un po' di canapa.
Poca poca ragazzi, perché la filettatura è piccolina. La mettiamo così, la fermiamo con il dito indice e la iniziamo a girare. Ok, ci mettiamo un po' di grasso o pasta verde e la andiamo a avvitare. Stando sempre attenti che il forellino guardi verso il basso quando finiamo di avvitarla. Eccolo qui. Quindi stiamo attenti, facciamo piano piano. A posto. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettetemi un bel like. Non dimenticate di iscrivervi al canale se vi fa piacere. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao e buon lavoro a tutti!